Di nova pena mi conven far versi e dar matera al 20° canto della prima canzon che è di sommersi. Di una nuova, non ancora affrontata, pena mi conviene, è strettamente necessario, fare, comporre versi e dare materia, argomento, al 20° canto della prima canzone, riguarda dei sommersi. Virgilio, senza corpo, ha caricato su di sé me con il corpo fino a posarmi suavemente sul punto più alto dell'arco ponte che collega il quarto argine al quinto. Indi un altro vallon, la quarta bolgia, mi fu scoperto sotto di me, come recita l'ultimo verso del canto precedente. Il novo continua con insistenza, una ricerca sempre più nel profondo, vedendo e affrontando situazioni sempre diverse e più gravi non ancora esplorate. 1.6 Novi tormenti e novi tormentati, 1.7 Nove travaglie e pene quanti io vidi, e ci tengo anche a ricordare 1.18 alla man destra vidi nova pieta, novo tormento e novi frustatori. È strettamente necessario che io suoni la tromba, dica pubblicamente a tutti cosa abbia visto, lo metta in versi in quest'opera in questo esatto punto, che è il 20° canto della prima canzone, 1.20 con il metodo usato per i capitoli e versetti biblici. L'attacco di questo canto non è stravolgente, non è Papè Satan di 1.7 per intendersi, ma è fondamentale, perché qui scrivo come è strutturata la mia opera e come si devono chiamare le sue parti. Ne approfitto qui per ribadire come io in questa spiegazione fin dall'inizio abbia sempre detto, ad esempio, terzo canto della prima canzone, oppure 1.3, ma mai Inferno 3, che è tanto più facile quanto più sbagliato, perché, sempre continuando su questo esempio, se leggendo Inferno 3 trovi una porta, beh, allora quella è la porta dell'inferno, e invece quella non lo è, quella è la porta degli inferi, e la differenza non è da poco. Inoltre questo è il 20° canto, quindi il primo canto dell'opera non è un canto extra e poi le altre 3 parti hanno 33 canti ciascuna, ma la prima canzone ha 34 canti, la cantica seconda ha 33 canti e la cantica terza ha 33 canti. Sì, anche perché la prima parte la chiamo canzone, mentre le altre 2 sono cantiche. 2.33, questa cantica seconda, e poi ci sarà la terza. Canzone e cantica non sono sinonimi, anche per il semplice motivo che scelgo con cura ogni parola in quest'opera dove i sinonimi non esistono. Dire che siamo al 20° canto si collega anche al prossimo qui basta con la pietà. Qui vive pietà quando è ben morta. Da qui in poi non bisogna più provare per chi incontrerò dalla pietà la passione, poi spiegheremo, lo abbiamo già spiegato la differenza tra i due termini, che la giustizia divina ha deciso così per loro. Questo inizio lento serve anche a conferire lentezza a un canto dove troverò dannati che camminano lentamente, letane, e dove dovremo ben capire la materia, perché questa non sarà la bolgia degli indovini, parola che non compare mai nell'opera. Già dalla fine della prima terzina anticipo che questo canto tratterà di sommersi, di coloro che stanno sotto qualcosa. Tutti i dannati di questa prima canzone sono in un certo senso sommersi in quanto stanno sottoterra, ma questi nello specifico sono sommersi anche dalle lacrime. Io era già disposto tutto quanto a riguardarne lo scoperto fondo che si bagnava d'angoscioso pianto, e vidi gente per lo vallon tondo venir, tacendo e lagrimando, al passo che fanno le letane in questo mondo. Io ero già disposto, pronto, tutto quanto, completamente, quindi non solo con la vista, a riguardare, quindi guardare e riguardare nel fondo scoperto, che quindi da sopra si riusciva a guardare, che si bagnava, il fondo, di pianto, sofferenza, angoscioso, pieno d'angoscia. E vidi gente, ombre, venire incontro a noi, loro sul fondo e noi sul ponte, per attraverso lungo il vallone fossato, la quarta bolgia, tondo, circolare, tacendo senza parlare e lacrimando, versando lacrime, con il passo, ritmo a piedi, che fanno le letane, le litanie, i cortei per funzioni religiose, in questo mondo, sulla terra. Io ero già completamente disposto con tutto me stesso a guardare e riguardare la nuova pena.
Io infatti, e Virgilio che al momento non è citato, stavo in cima al ponte fisicamente, ma ero già del tutto come immerso nel riguardare sotto di me. Come le precedenti bolge, anche questa è circolare, delimitata dagli argini e scoperta in alto, tanto che infatti dall'alto si riesce a vedere cosa c'è sotto e quelli sotto possono riuscire a vedere cosa c'è sopra. L'ultimo verso del canto precedente india un altro vallon mi fu scoperto e il quinto verso di questo canto è a riguardarne lo scoperto fondo, che anticipa anche la morte di Anfiarao trattata in questo canto, dovuta appunto al terreno che si è aperto scoprendo gli inferi. Finora solo nella bolgia precedente sono andato fin giù, mi ha portato Virgilio, essere precisi, dove stanno i dannati, ma nelle bolge precedenti e in questa io osservo i dannati e magari ci parlo stando sopra. Le bolge continuo a chiamarle con le sfumature della parola valle, che già di per sé rende l'idea di un posto basso rispetto ai posti più alti che la chiudono. Questa coppia di terzine è l'ennesima conferma che piangere significa soffrire, e infatti si può piangere bolognese come in 1,18 e si può piangere d'angoscia come qui. Invece lacrimare significa proprio cadere fisicamente, le lacrime che cadono fisicamente dagli occhi. Quindi le lacrime rimangono lacrime, che siano di gioia, di sofferenza fiorentine o bolognesi. Questo dà ancora più valore poetico al verso che si bagnava d'angoscioso pianto, si bagnava di sofferenza. Ecco da cosa sono sommersi i dannati di questo 20° canto della prima canzone, d'angoscioso pianto, dal tacere e dal lacrimare. Questa gente che vedo di sotto si spostava in contrapposizione a quelli della bolgia precedente che stavano impalati nel vero senso della parola. Vedremo in un certo senso anche loro al contrario, ma non andavano veloci, anzi avevano il ritmo lento che si vede sulla terra quando c'è, ad esempio, un corteo per una funzione religiosa, un funerale rende bene l'idea. Letane che richiama le litanie, che consistono in monotone preghiere ripetute quasi come una lamentela con lentezza. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto, ciascun tra il mento e il principio del casso, che dalle reni era tornato il volto, e indietro venir li convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Come appena il viso, lo sguardo, mi scese su di loro più in basso, sotto al loro volto, con meraviglia il viso di ciascuno, ognuno preso singolarmente, di loro apparve essere stravolto, ruotato tra il mento davanti e il principio, l'attacco in alto del casso, la gabbia toracica, perché dalle reni, dietro, era tornato, girato il volto, il loro sguardo, e gli conveniva, era strettamente necessario, venire, muoversi indietro, verso i reni, insomma verso i talloni, non verso le punte dei piedi, perché il vedere dinanzi, davanti, era tolto, negato a loro, guardando indietro. Come il mio viso, sguardo, si abbassò dal loro viso, sguardo, lacrimante, notai una cosa mirabile, erano capovolti. Ma non capovolti come quelli della bolgia precedente, che stavano conficcati con la testa in giù e i piedi in su, ma capovolti proprio perché il loro capo era volto, girato indietro. Gli occhi puntavano verso di me, il resto del corpo verso la parte opposta. Per farla breve, il corpo, l'ombra, era normale se non fosse che il loro mento non si appoggiava sul petto, ma sulla schiena. I reni stanno dietro e il loro sguardo era voltato dalla stessa direzione dei reni. Per questo camminavano, si spostavano indietro, verso i talloni, insomma, invece che in avanti, verso le punte dei piedi, perché almeno potevano vedere dove andavano. Quindi dal mio punto di vista, fermo sul ponte, questi dannati venivano verso di me e poi passavano sotto al ponte e guardavano verso di me. Però il loro corpo era girato di 180 gradi. Infatti prima li vedo lacrimare, quindi gli vedo il viso, poi abbasso lo sguardo e sotto al mento gli vedo, per capirsi, le scapole. Forse per forza già di parla sia, si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi né credo che sia. Forse, chissà, già è già successo, per forza, a causa della parlasia, paralisi, qualcuno sulla terra si travolse così, allo stesso modo, del tutto, ma io non lo vidi mai sulla terra un corpo ridotto così, né credo che sia possibile arrivare a tanto travolgimento.
Ti faccio notare che il primo verso è composto da 6 parole. Le prime 3 sono forse per forza e le seconde 3 sono già di parla sia, con forte ripetizione delle stesse lettere in questi due gruppi. Come faccio spesso, metto a paragone ciò che vidi là con ciò che si può vedere qua e mi viene in mente la parlasia, paralisi, che appunto blocca in alcune posizioni innaturali alcune parti del corpo, con tanto di disturbi motori. Come spesso accade, ciò che vedo sulla Terra può essere messo a paragone ma solo alla lontana rispetto a ciò che ho visto sottoterra. Per andare contro ciò che ho appena detto, ti faccio notare un'eccezione a tale regola che rende ancora più speciale la similitudine a inizio di 1.15, quali, fiamminghi, eccetera, eccetera, dove lì parlo di schermi, protezioni, ma dico che quelle infernali, in quel caso, sono meno alte e meno grosse di quelle sulla Terra. Insomma, forse qualcuno sulla Terra è fisicamente combinato male come questi, ma io non vidi né credo che sia. Il verso si travolse così alcun del tutto è davvero forte. Guardare indietro significa travolgersi del tutto. Non ho usato tali parole con chi ha il corpo normale ma è conficcato sotto sopra nel canto precedente, o qualche se che il di su tien di sotto. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso com'io potea tenerlo viso asciutto, quando la nostra immagine di presso vidi sì torta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Se Dio ti lasci, permetta, lettore, prendere, cogliere il frutto, significato della tua lezione, ciò che dovresti imparare, ora, adesso, pensa per te stesso, tra te e te, come io avrei potuto, sarei mai riuscito a tenere il viso asciutto, non bagnato dalle lacrime, quando la nostra immagine umana, di presso, così vicino, vidi così torta, storta, che il pianto, sofferenza, degli occhi bagnava le natiche per, attraverso il fesso, fessura, il buco del culo. Qui mi rivolgo direttamente a te, lettore, come faccio altrove, e non a voi lettori tutti, ma proprio a te, singolo, che mi stai leggendo. Che Dio possa farti capire profondamente cosa devi imparare in questa lezione. Rimando allo Genesi, dove Dio non aveva lasciato prendere il frutto ad Adamo ed Eva, della conoscenza del bene e del male, ma loro, anche superbi, hanno pregustato il futuro anticipatogli dal serpente e con la frode hanno provato ad agire a loro vantaggio, prendendo il frutto che Dio non gli aveva lasciato prendere, anzi gliel'aveva proibito. Ci tenevo ad anticiparti questo discorso, ci servirà dopo. Pensa dentro di te com'è possibile rimanere impassibili davanti a uno spettacolo del genere. La nostra immagine, e siamo a immagine di Dio, sempre dallo Genesi, torta in quel modo, col corpo girato indietro rispetto alla faccia, tanto che la sofferenza, pianto, portava i dannati a lacrimare gocce che scendevano lungo la schiena fino a passare tra le chiappe e il buco del culo, le natiche bagnava per lo fesso. In questa coppia di terzine, dove chiedo a Dio che ti faccia capire, ti dico che non potevo tenere il viso senza lacrime e vedere l'immagine nostra che si lacrimava sul culo. Dalla prossima terzina Virgilio sarà molto deciso nel correggere questo mio comportamento qui sbagliato, ma, lettore, pensa tu come avrei potuto io trattenermi davanti a tanto. Importante, l'immagine ridotta così mi fa lacrimare, non la compassione verso ombre che ancora non so chi siano e cosa abbiano fatto, e che io neanche riconoscerò, ma sarà Virgilio a indicarmele da lontano, non troppo lontano in realtà perché da vicino le vedevo, e poi, senza parlare con nessuna di loro, mi porterà via. Certo io piangea, poggiato a un verocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse, ancor se tu degli altri sciocchi, qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion comporta? Certamente, davanti a ciò, io piangevo, soffrivo, appoggiato, per sorreggermi, a una delle rocce del duro di pietra, scoglio, ponte. Così che la mia scorta, chi mi protegge, mi disse, sei ancora tu, io, uno degli altri sciocchi? Qui, nella quarta bolgia,
Vive la pietà, nobile disposizione d'animo, quando è ben definitivamente morta. Da qui in poi non devo più provarla. Andando in giù. Chi è più scellerato, capace delle cose più disumane, di colui che porta insieme la passione al giudizio divino, piangendo davanti alla giustizia? Davanti alla nostra immagine ridotta così, mi appoggiai su di una pietra del ponte, soffrivo, allora alla mia scorta, colui che mi accompagna e protegge, interviene in mio soccorso con decisione. Virgilio inizia a parlare al verso 27, con un discorso che senza interruzioni terminerà al verso 99. Al verso 100 lo interromperò per 2 terzine e poi ripartirà lui a parlare fino al fine del canto. Colui che mi protegge mi vuole proteggere ponendomi una domanda secca, letteralmente 2. La prima, fai ancora parte del gruppo degli sciocchi? Insomma, non hai ancora capito. E chi è più scellerato di quello che prova passione verso il giudizio, punizione divina? Evangelio di Matteo 15, da 13 a 20. Ed egli, Gesù, rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutte e 2 cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci questa parabola. Ed egli rispose, sempre dolce Gesù quando parla con Pietro: anche voi siete ancora senza intelletto, qui degli altri sciocchi. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo. Insomma, non ho ancora capito che non devo portare con me passione nel vedere chi è stato giudicato in questo modo dalla divinità. Da qui in poi, andando sempre più giù, qui basta. Qui muore definitivamente la pietà che non devo più portare verso chi incontrerò, tanto che ad esempio Ugolino in 1.33 mi dirà: ben se crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? La divinità giudica i dannati tramite il duro giudicio di Minos, qui giudicio divin, tra poco fino a Minos che ciascheduno afferra. Gli altri sciocchi, che ancora provano passione per come i dannati sono puniti, chi è più scellerato di chi fa così? Scellerato significa capace delle cose più disumane, come disumani sono questi ridotti in questo stato, che hanno le lacrime che gli escono dagli occhi e gli entrano nel culo. Qui vive la pietà quando è ben morta. Intanto ti faccio notare che in un verso compare sia vive che morta, come in 1.14, gridò Capaneo, qual io fui vivo, tal son morto. Anzi, non solo morta, ma ben morta, proprio morta bene, definitivamente, completamente. 3.4. Come Almeone, che di ciò pregato dal padre suo, Anfiarao, la propria madre, Erifile, spense, uccise fisicamente. Per non perder pietà si fe spietato. A questo punto, citazione dallo 7 della Tebaide, che citerò meglio a breve. Stava per sorte il re del basso mondo assiso in mezzo, seduto in centro, come dite, del funesto regno, del popol morto, esaminando i falli e la trascorsa vita. 1.5 esamina le colpe nell'entrata. In lui pietade non trova luogo e a tutte l'ombre è irato. Nella prossima coppia di terzine Minos che ciascheduno afferra. Ma non solo, in una sola terzina compare la parola pietà e la parola passione e come spiego in un passo del Convivio che ho già citato molte volte, pietate non è passione, anzi è una nobile disposizione d'animo apparecchiata di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni. Basta. Qui la pietà non deve più esistere dentro a chi sta compiendo un cammino che lo ha portato fin qui e lo porterà ancora più giù, più nel profondo. Per quanto faccia schifo da vedere, questa è la condizione decisa per loro dalla giustizia divina. Chi è più scellerato di chi porta insieme a sé passione nei confronti dei puniti dalla giustizia divina? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui, saperse agli occhi di Teban la terra, perché gridavan tutti, dove rui, Anfiarao, perché lasci la guerra?
e non restò di ruinare a valle, fino a Minos che ciascheduno afferra. Drizza, tieni dritta la testa, drizza, e vedi colui al quale si aprì la terra davanti agli occhi dei Tebani, l'esercito nemico. Per questo, dato che si era aperta la terra sotto di lui, tutti loro, i Tebani, gridavano per schernirlo: «Dove rovini, precipiti, Anfiarao, perché lasci la guerra?» sprofondando giù. E non cessò Anfiarao di rovinare, precipitare, a valle negli inferi direttamente, fino a Minos che afferra, prende e tiene con stretto con forza, ciascuno dannato. Drizza la testa, drizza, quando sotto di me c'è gente con la testa girata indietro. Virgilio mi dice che io devo drizzarla. La citazione è alla Tebaide di Stazio, dove già dal primo libro si fa riferimento al dono di Anfiarao, ricevuto e limitato dalla divinità. Questo enigma funesto il vecchio padre e del futuro Anfiarao Presago invan tentan svelare, Apollo il vieta. Nello terzo già aveva previsto la sanguinosa disfatta che sarebbe avvenuta a Tebe. Anfiarao rispose: «Molti ho già intesi oracoli Febei, padre». Poi: «Essi m'udiro spesse volte predir co sacri carmi quello che in terra e in mar lor poscia avvenne, e ben sovente nelle dubbie cose più che a Mopso a me fede ebbe Giasone. Ma non mai tanto di futuri mali ebbi timor, né più maligne stelle vidi giammai, e peggio ancor m'aspetto». Poi: «Ma donde mai questo sì folle amore d'anti veder le cose entro le menti dei miseri mortali origine ebbe? Forse è dono dei numi? Oppur noi stessi non siamo di ciò che possediam contenti? Noi vogliamo sapere quel ne sovrasti dal nascer nostro sino al giorno estremo, lieto o infausto destino, e ciò che Giove benigno o l'empia Cloto a noi prepari. Poi: noi, gente iniqua e vana, i sacri arcani osiam cercar de numi, e quindi poi nascon la tema e l'ira e il reo delitto, e le insidie e le frodi, e i nostri voti son privi di modestia e di pietade». Dallo quarto: «Ma di già vinta e ottenebrata in parte d'Anfiarao la mente, egli pur viene, e ben sapea quali funesti segni veduti avesse, ma la fiera parca in lui soffoca il nume, e l'armi in mano gli pone, e dietro sé il rapisce a forza. Né senza colpa è l'infedel consorte, che d'armonia il monile empio possiede. La moglie ha venduto il marito per la collana forgiata da Efesto, dotata del potere di dare eterna giovinezza e bellezza a chiunque la indossasse. All'indovino esser fatal quest'oro prescritto aveano i fati, e l'empia frode non gli era occulta, ma la moglie avara cambiò il marito nell'infame dono, e delle spoglie altrui n'andò pomposa. Poi: al vivo sfolgorar del nume ardente, Giove, fuggon confusi cavalieri e fanti, il sol timor li caccia, e senza piaghe muoion d'imbelle morti fuggitivi. Poi: come qualor precipitosa cade, svelta dagli anni, o da rio Nembo scossa dal pestre monte, di scoscesa parte, per diversi sentier uomini, alberghi, selve ed armenti in sua ruina involge, sinché, cessando l'impeto, si spiana in cupa valle o il corso s'arresta a fiumi. Poi: ma già sui corpi estinti e sui mal vivi gli anelati destrier cercano indarno il coperto terreno, in questo canto e alla fine del canto precedente scoperto. Poi il vate, Anfiarao, ognor più fiero i dardi svelle nelle ferite infissi e li rilancia e fa nuove ferite e nuovi morti e gemon l'alme sciolte al carro intorno. Al fine il nume, Febo, Apollo, al servo suo fedele, Anfiarao, si scopre e dice: usa tua forza e lascia d'immortal fama il tuo gran nome eterno, or ch'io son teco e l'implacabil morte sospende ancor l'irrevocabil punto. Omai siam vinti e la severa parca, sai ben che a nullo unqua ritorse il filo. Vanne, ho promesso, ed aspettato un tempo, gioia ed onore gli elisii campi, vanne senza temer del reo Creonte le dure leggi, e di mancar d'avello.
Egli d'allarme respirando al nume così risponde: «O grande padre, Cirreo, io te dinanzi conobbi, e mendi e segno l'asse sotto il maggior peso tremante. Ma perché tanto onore a un infelice, che tu ne regga il periglioso carro destinato all'inferno? E sino a quando terrai sospeso il mio destin maturo? Già sento l'onda rapida di Stige, e i neri fiumi dell'orrenda Dite, e l'orrido latrar delle 3 gole del Tartareo custode. Omai ripiglia là me commesso onor delle tue bende, e il sacro allor, cui profanar non lice. Nel prossimo canto, dannò Minosa cui fallar non lece. Portandolo nell'erebo profondo, ma se pur del tuo vate udir le estreme voci non sdegni, e i giusti voti suoi, io ti ricordo l'ingannata casa, ed il castigo dell'infame moglie, e del figlio il nobile furore. Mesto allor scese Apollo, e celò il pianto, come ho fatto io quando Virgilio mi ha richiamato a inizio canto. E restò afflitto il carro, e i buoni destrieri si dolser privi della celeste auriga. Poi, il suol, che tosto s'aprirà in vorago, per Giove che intervenne, come intervenne per Capaneo, a vacillar comincia, e scuote il dorso, e s'alza maggior turbine di polve, mugge sotto l'inferno, i combattenti credono che sia il rumor della battaglia, e si spingono innanzi, il tremor cresce, e fa l'armi ondeggiare, ed i guerrieri e i trepidi cavalli. Poi, ruinando cadde, o quivi in suo girar con l'ampia mole si posò il cielo, o col fatal tridente Nettun la scosse, e con più gravi flutti appoggiò il mar sovra le estreme sponde, o il suolo in stesso minacciò i fratelli. Ecco aprirsi voragine profonda. Vider l'ombre la luce, gli astri l'ombre, ed ebber vicendevole timore. L'immane speco dell'immenso vuoto assorbì l'indovino, Anfiarao, ancora vivo, e i suoi corsieri, che per passarlo avean già preso il salto. Non lasciò il sacerdote o l'armi o i freni, ma qual era sul carro al cupo fondo ritto discese riguardando il cielo. E gemé quando riserrarsi il suolo sopra si vide, e un più legger tremore rimarginari fessi campi, e il giorno celar di nuovo al tenebroso averno. Finisce così lo settimo della Tebaide, ma io devo leggerti anche un po' dell'inizio dell'ottavo. Poiché fra l'ombre pallide repente discese il vate, Anfiarao, e penetrò di morte l'oscure case, e del sepolto mondo scoprì gli occultati arcani, e die spavento, ombra armata e guerriera all'alme ignude, maravigliando inorridir d'inferno di abitatori rimirar intatte l'armi e i vivi destrieri il sacerdote, spettacol nuovo, d'ossa e carne cinto. Poi, ma prevedendo il suo destin, le parche se il vider vicino, e sbigottite lo strame in fretta ne troncar dal fuso. Spaventò quel rumore i lieti Elisi, e s'oltre il primo Barator profondo son altre bolge, altri paesi oscuri, turbarsi laghi inferni e neri stagni e il nocchier della livida palude, a voler usare una traduzione ispirata ai miei versi come bolge, non il contrario, in latino umbri fereque fremit sulcator pallidus unde. Fremé mirando inusitate strade aprire il suolo al tartaro profondo e fuor del legno suo dar varco all'ombre. Stava per sorte il re del basso mondo, assiso in mezzo del funesto regno, del popol morto esaminando i falli e la trascorsa vita. In lui pietade non trova luogo e a tutte l'ombre è irato. Ma il placido Minosse e il venerando fratello ispira al barbaro tiranno più giuste leggi e ne rattempra l'ire. Vi assistono Cocito e Flegetonte e Stige, ch'al giurar de numi eterni il freno impon d'inviolabil legge. Ed ei quantunque non temere avvezzo, pure all'aprirsi della terra mole temè le stelle ignote, e il torvo ciglio dal dolce offeso balnear del sole, crollò il gran capo e minacciando disse: quale superior ruina al cieco inferno mostra il nemico cielo. Nella Tebaide non sono i tebani, cioè nella Tebaide non sono i tebani a schernirlo, la situazione è decisamente più epica e divina.
E chi rischiara queste tenebre nostre? E chi la morte quasi richiama a vita e ne minaccia? Qual dei fratelli miei, Giove o Nettuno, guerra m'indice? Eccomi, biblico, come la Trinità precedente, pronto. Il mal diviso mondo ormai si turbi, e chi di noi più il brama? La terza sorte me, Plutone, dal polo escluse, e del colpevol mondo a me die il regno. E questo ancor mi si contende. Or ecco com'egli ha aperto alle nemiche stelle. Finisco la citazione con la parola stelle. Era fondamentale per me leggerti l'epicità della morte di Anfiarao come riportata da Stazio, come quella di Capaneo, che è decisamente riassunta e comicizzata nelle parole di Virgilio. Dove rui Anfiarao? Perché lasci la guerra? Cito la moglie traditrice di Anfiarao, Erifile, e il loro figlio che poi la uccise, Almeone, anche in 2:12. Mostrava ancor lo duro pavimento, come Almeon a sua madre fe caro, parer lo sventurato addormentato. Anfiarao tra i fraudolenti fu l'un de 7 regi Cassiser Tebe, insieme a Polinice, Capaneo, tra i violenti contro la divinità in 1:14, e altri 4. Ti faccio notare il dove rui e non restò di ruinare in 2 terzine consecutive. L'ultima parola, riferita a ciò che fa Minos, è afferra. Infatti in 1:5 stavvi Minos orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo che avvinghia, poi sempre dinanzi a lui ne stanno molte. Tutte le ombre destinate all'inferno passano da lui. Qui Minos che ciascheduno, ognuno singolarmente afferra. Tranne appunto quelle che si salvano, che non vanno ovviamente negli inferi, quelle che mai furono vive, quindi mai verranno giudicate, quindi non entreranno mai nell'inferno, e quelle del limbo che appunto sostano sospese nel limbo, nel confine. Mira che ha fatto petto delle spalle, perché volse veder troppo davante, di retro guarda e fa retrosocalle. Mira, guarda con attenzione, chi ha fatto delle spalle il suo petto, avendo dal casso in giù, appunto capovolto. Perché volle, sulla terra, vedere troppo, intervenendo con la frode, in avanti. Adesso guarda indietro e fa calle, percorso retroso, al contrario, spostandosi verso i talloni. Chi ha fatto delle spalle, il dietro, il suo petto, il davanti, avendo un corpo esattamente uguale al nostro, se non che appunto la testa è girata indietro e quindi, come spiegato in quest'ultimo verso, sono costretti a guardare indietro e a muoversi indietro, di retro guarda e fa retrosocalle. Ecco che Virgilio spiega chi è questa gente e perché si trova qui, in una terzina. Guarda con attenzione chi sta con il volto verso dietro e guarda e cammina all'indietro, perché sulla terra volle guardare troppo in avanti. Come spesso, qui non è punito chi fa qualcosa, ma è punito il troppo in più, o il troppo poco, insomma, l'eccesso. La parola chiave rimane troppo. Non è un male guardare in avanti, anzi è un dono, ma il voler guardare troppo avanti sì, il superamento del limite, il folle. Calle è una parola che uso 10 volte nell'opera, fin da 1:1, guardai in alto e vidi, qui drizza la testa, drizza e vedi, le sue spalle, qui mira che ha fatto petto delle spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Vi è in questa terzina, più delle altre di questo canto, una correlazione con i superbi, super bios, che troverò nel Purgatorio. Infatti, leggendo bene questo canto, si capisce come il punto non sia il guardare il futuro. I dannati non sono descritti per questo aspetto, ma sull'aver cercato di influenzarlo con le proprie azioni fraudolente. Così è da intendere quel volle veder troppo influenzandolo davanti. 2:10 O superbi cristian, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi. E 2:11 dà oggi a noi la quotidiana manna, senza la qual per questo aspro diserto a retro va chi più di gir s'affanna. La scena è basata anche, come sempre, su passi biblici, nello specifico di uno dove Dio mette in chiaro che fa ciò che vuole. Tutto è già dentro al suo disegno e la sua forza non ha limiti. È da punire chi prova a cambiare, frode, il futuro che riesce a intravedere, dato che vedere il futuro non è di per sé
una cosa da punire, ma spesso anche nella mitologia un dono di Dio. Isaia 44, da 24 a 28, dice il Signore che chi che ti ha riscattato e ti ha formato fino tal seno materno? Sono io, il Signore, che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra, chi era con me? Io svento i presagi degli indovini, dimostro folli maghi, costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in follia la loro scienza, confermo la parola dei suoi servi, compio i disegni dei suoi messaggeri. Io dico a Gerusalemme, sarai abitata, e alle città di Giuda, sarete riedificate e ne restaurerò le rovine. Io dico all'oceano, prosciugati, faccio inaridire i tuoi fiumi. Io dico a Ciro, mio pastore, ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme, sarai riedificata, e al Tempio sarai riedificato dalle fondamenta.